Bararduk esplode. La frase 3 mesi nella stessa casa fa tremare il web e tira in ballo Elçin Sangu come non mai. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di addentrarci, se vi piacciono queste storie raccontate senza filtri, iscrivetevi e sosteneteci, siete voi il nostro motore. Oggi vi porto un racconto che ha ribaltato la giornata dei social, sconvolto le fanpage e catalizzato l'attenzione di chi segue ogni minimo sussurro del mondo dello spettacolo. Le parole che Bar ha pronunciato nella sua ultima intervista, il dietro le quinte di una rottura appena resa pubblica, e un'ombra che torna dal passato con un nome che tutti conoscete. Questa volta non si tratta di un semplice rumor, si tratta di un filo che porta dritto ai ricordi, e quel filo ha un nodo ben preciso. L'intervista è uscita su una rivista specializzata, con un tono elegante e domande puntuali. E proprio lì, nel cuore della conversazione, Bar ha detto una frase che non è passata inosservata. Per me l'amore è avere accanto qualcuno con cui puoi condividere lo stesso tetto per 3 mesi e trovare ogni giorno un motivo per sorridere. Un'immagine nitida, concreta, quasi domestica. Non una definizione astratta, non un aforisma banale. 3 mesi, stessa casa, un sorriso che torna ogni mattina. Bastava questo per innescare il caos. Perché quelle parole sono arrivate a ridosso di un annuncio, la fine della sua relazione con una influencer molto seguita, conosciuta per lo stile disinvolto e il profilo cosmopolita. Una storia che sembrava funzionare nelle foto, nei viaggi, negli scatti rubati tra vicoli europei e tramonti d'autore. Ma si sa, le immagini raccontano solo una parte. E il tempismo ha fatto il resto. L'intervista è uscita, la rottura è stata confermata. E i commenti hanno puntato tutti nella stessa direzione. A chi si riferiva davvero Bar quando parlava di 3 mesi nella stessa casa e di un motivo per sorridere ogni giorno? Il nome è rimbalzato con la forza di un eco, Elçin Sangu. Perché se c'è un'energia che negli anni è uscita dallo schermo per irrompere nella vita dei fan, è quella di loro due. Dalla prima all'ultima puntata di Kiral Kask, quell'alchimia non è mai sembrata costruita. Era semplice, fluida, contagiosa. Bastava uno sguardo, uno scambio di battute, una risata improvvisa, e gli spettatori giuravano di assistere a qualcosa che superava la finzione. Quando la camera si spegneva, rimaneva quella vibrazione appesa nell'aria, come un profumo che non ti lascia. E i social, instancabili, si sono messi in moto. Su X, vecchio Twitter, una discussione si è accesa in pochi minuti. 3 mesi nella stessa casa? Ma allora parla di lei. È sempre stata Elçin la sua definizione di gioia quotidiana. Basta guardare come si guardavano durante le interviste, una complicità che non si impara. E giù con thread, collage, video montati dai fan come se fossero detective della memoria. Frammenti di backstage, timecode, date incrociate, dettagli minimi presi come prove. Una mano sulle spalle a fine ripresa, un commento scherzoso che sembra nascondere un sottotesto. Un'intervista in cui si finivano le frasi a vicenda. Tutto è tornato a galla. Il punto, però, è un altro. 3 mesi nella stessa casa non è un'immagine qualunque. Non la tiri fuori dal cappello se non è passata da un'esperienza reale. La specificità del tempo, la concretezza dello spazio, la quotidianità del sorriso, sono indizi che hanno scatenato una caccia al periodo esatto. Quando? Durante quel lungo blocco di riprese? In quei mesi di promozioni serrate? Ricordate quelle voci insistenti sull'appartamento nello stesso complesso? Le ore piccole tra 7 letture di copione, le mattine rubate al sonno per rivedere una scena, l'abitudine di passare giusto un attimo a prendere un caffè che diventava un pomeriggio intero. È da lì che arriva la sensazione di aver vissuto sotto lo stesso tetto, anche quando i citofoni non dicevano la stessa cosa. A rendere tutto più tagliente, ci sono stati i movimenti social dell'ex compagna. Un follow improvvisi, foto cancellate con precisione chirurgica, frasi vaghe nelle storie. A volte capire tardi è peggio che non capire mai. Per alcuni sono coincidenze. Per altri, il tassello finale di un mosaico già chiaro. La rottura era nell'aria, l'intervista è stata la goccia, hanno scritto in molte bacheche. E mentre i commenti fioccavano, Bar ha scelto il silenzio. Un silenzio fitto, studiato o istintivo, ma potentissimo. Perché nel regno del gossip, tacere può essere più rumoroso di qualsiasi smentita. Anche Elçin ha abbracciato la discrezione. Da tempo i suoi post sono eleganti, professionali, misurati. Ma è bastato che qualcuno riesumasse una sua vecchia intervista per riaccendere l'immaginazione.
Ho condiviso il lavoro con persone con cui ridevo tanto. Alcuni momenti mi hanno arricchita più di quanto credessi. In quella frase i fan hanno letto un riflesso, un ponte invisibile verso lui. Ed ecco che l'hashtag è esploso, Barelk Reunion. Tra sogni, romanticismo e nostalgia, molti hanno scritto: se dopo anni lui parla così, è perché certe stagioni non finiscono davvero. C'è però chi indossa gli occhiali scettici. Qualcuno ha commentato: è marketing, serviva una frase che facesse notizia. È vero che Bara ha una dimensione internazionale e sa come muoversi tra interviste e copertine. Ma se fosse stata pura strategia, avrebbero scelto un aforisma generico, non una memoria quasi cronachistica. Dire 3 mesi nella stessa casa è come aprire una finestra su una stanza specifica, su un tavolo con 2 tazze, su una routine che si costruisce notte dopo notte, mattina dopo mattina. C'è un'altra ipotesi che circola, che Bar, in quel momento, si sia lasciato scappare una confessione senza accorgersene. Non un proclama, non un ritorno annunciato, ma il battito di un ricordo che non si spegne. Un sentimento messo in un cassetto chiuso bene, che ogni tanto fa rumore. Lì dentro, scrivono, c'è lei. In fondo si sa che hanno affrontato giornate durissime fianco a fianco, che il ritmo ha temprato il carattere di entrambi, che l'appoggiarsi reciprocamente non era una posa ma una necessità. Le fanpage continuano a montare clip, sguardi che brillano, risate trattenute a fatica, il modo in cui lui si piega verso di lei quando parla, come se volesse ascoltarla meglio di chiunque altro. Il fatto che l'intervista sia uscita su una rivista italiana ha reso tutto ancora più internazionale. Da anni, lettori italiani seguono con curiosità i retroscena delle star turche, e Bar ed Elçin hanno fanpage molto attive al di là del mare. La stampa locale ha ripreso il passaggio, domandandosi se la frase rimandasse a un periodo condiviso con un ex partner. Traduzioni, rilanci, titoli spinti, e in Turchia l'onda è tornata più alta di prima. Ogni nuova condivisione aggiungeva decibel al brusio, e più il brusio cresceva, più il silenzio dei diretti interessati sembrava pieno di significati. Intanto, spifferi dall'ambiente dell'ex compagna hanno alimentato l'incendio. Non aveva superato del tutto il passato, avrebbe confidato qualcuno del suo giro. Nulla di verificato, certo, ma bastano 2 allusioni coordinate per far decollare una narrazione. E in questa narrazione, l'ago della bussola puntava sempre nella stessa direzione. C'era chi raccontava di gelosie sottili, non urlate, di malumori nati da tag che non si placavano mai, dalla presenza costante di un duo nel cuore del pubblico, come un romanzo lasciato in sospeso al capitolo più bello. In mezzo a questo vortice, è emersa un'idea, che Bar, quando la vita emotiva si fa ingombrante, provi a seppellire tutto nel lavoro. Un calendario fittissimo, progetti back-to-back, poche pause. Stavolta, però, sembra che una traccia antica sia venuta su da sola, come inchiostro che riaffiora sotto la luce. Perché puoi correre, ma se una stagione è stata davvero intensa, lascia segni che non si cancellano con una tournée. Resta la domanda che brucia. A chi era rivolto quel 3 mesi nella stessa casa? Alle orecchie di molti, suona come un segreto detto sottovoce a chi sa ascoltare. Altri ci vedono una fotografia del passato. 2 persone che si trovano, che ridono delle stesse sciocchezze, che si sobbarcano la stanchezza a vicenda, che trasformano un set in un rifugio. Un rifugio dove la realtà, per un po', assomiglia a una promessa. E poi c'è il tema del sorriso. Chi ha lavorato con Elçin lo racconta. Un'energia luminosa, una risata pronta, la capacità di alleggerire una sala anche quando le ore sono pesanti. Trovare un motivo per sorridere ogni giorno sembra disegnare il suo profilo con troppa precisione per essere casuale. Non sorprende che i commenti dicano: questa descrizione è lei. Non una generica compagna ideale, ma una persona concreta, con un suono e un ritmo riconoscibili. Allo stesso tempo, non bisogna dimenticare che la leggenda nasce anche dalla distanza. Forse proprio perché non c'è mai stata una dichiarazione ufficiale, il pubblico ha proiettato desideri e storie. È così che un legame diventa mito, quando non lo possiedi, lo racconti, quando non lo definisci, lo immagini meglio. Barelk Reunion è una fiamma accesa da cuori romantici, ma anche da occhi che hanno imparato a leggere tra le pieghe. Il bello, o il pericoloso, è che una frase come quella di Bar alimenta la fiamma senza mostrare il fiammifero. Che succede adesso? C'è chi scommette su un riavvicinamento, chi prevede un lungo inverno di silenzio,
Chi attende un progetto che li rimetta fianco a fianco. Qualcuno sogna un incontro casuale, una foto rubata, un indizio minimo che valga come conferma. Ma può anche darsi che nulla accada in superficie, e che tutto resti in quella zona sospesa dove vivono le storie che hanno già detto ciò che dovevano dire. Solo che l'hanno detto in un linguaggio che non ha bisogno di parole. Una cosa è certa. Quella frase resterà. Verrà citata, reinterpretata, incorniciata in post pieni di nostalgia. Perché a volte una manciata di parole racconta più di 1000 comunicati. E perché ci sono legami che non hanno bisogno di essere aggiornati per restare vivi, basta il ricordo di una risata che si ripete ogni giorno per 3 mesi, e quel ricordo diventa eterno. Qui su Stelle Turche Rivelate non ci importa solo della notizia, ma di ciò che accende dentro chi ascolta. Quindi lo chiedo a voi. Secondo voi, chi aveva in mente Bar quando ha descritto l'amore con quella precisione domestica? È davvero un richiamo a El Cinsango, o abbiamo travisato tutto? Vi leggo nei commenti. Mettete un like se vi è piaciuto questo racconto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Il vostro supporto è il nostro sorriso quotidiano. A presto, qui, dove le stelle turche parlano e i ricordi non smettono mai di brillare.